tutti i miei cari seguaci, oggi vorrei fare un video un po' diverso dal solito. Dovete sapere che la scienza è fatta di persone e è fatta di persone in quanto molti ricercatori hanno dato la loro vita per la ricerca scientifica. Ed in questo video vorrò parlarvi di una donna che ha fatto la storia della scienza, Marie Curie. Ma prima, come sempre, sigla! Ragazzi miei, ho pensato di fare questo video perché nel 2020 è uscito un film al cinema chiamato Radioactive che parla della storia di Marie Curie, una grandissima scienziata. Per chi di voi non la conoscesse, Maria Salomea Sklodowska è nata a Varsavia, in Polonia, nel 1867. Lei è famosa per aver vinto ben 2 premi Nobel e per essere stata la prima donna al mondo ad averne vinto uno. Lei vinse nel 1903 il Nobel per la fisica e nel 1911 il Nobel per la chimica, entrambi per aver isolato insieme al marito Pierre Curie i 2 elementi chimici radio e polonio, quest'ultimo così nominato da lei proprio in onore della sua madrepatria. Lei è nata in Polonia ed ha vissuto fino alle scuole superiori in Polonia, ma poi decise in età adulta di trasferirsi a Parigi per iscriversi all'università, in quanto all'epoca in Polonia era vietato alle donne l'accesso all'università, infatti era un privilegio riservato soltanto agli uomini. Proprio a Parigi lei incontrò dopo la laurea suo marito, quello che poi sarebbe diventato suo marito, ovvero Pierre Curie, proprio mentre stava cercando un laboratorio per le sue ricerche. Ed è da qui che inizia il film, quindi non racconta della sua parte da giovane, ma parte direttamente da quando lei viveva a Parigi ed era già grande e stava appunto cercando un laboratorio per fare ricerca. Da questo incontro nacque quindi una collaborazione tra i due e poi scoppiò il loro amore. Decisero di sposarsi ed ebbero 2 figlie, le quali in età adulta decisero di proseguire gli studi di entrambi i genitori. In particolare, la figlia maggiore, Irene Curie, anche lei vinse il premio Nobel per la chimica nel 1935 per i suoi studi sulla radioattività artificiale. Loro quindi decisero di collaborare per questa ricerca scientifica. In particolare questa consisteva nello studiare tonnellate di un minerale chiamato pechblenda, o più famoso in Italia con il nome di uraninite, il quale è il maggior minerale contenente uranio, un altro elemento chimico scoperto già nel 1789. Loro quindi iniziarono questi studi e si accorsero che questo minerale emetteva delle radiazioni. La capacità quindi di emettere radiazioni da parte di questi elementi chimici, inizialmente quindi si pensava che all'interno di questo minerale ci fosse soltanto l'uranio come elemento chimico radioattivo, venne chiamata radioattività. Successivamente però si resero conto, in particolare Marie Curie, grazie anche ad una strumentazione, anzi soprattutto grazie ad una strumentazione inventata dal marito, ovvero l'elettrometro, studiarono questa radioattività e si resero conto che le radiazioni emesse erano molto superiori rispetto a quello che ci si aspettasse, rispetto insomma al contenuto di uranio presente in questo minerale. E quindi loro decisero di eliminare l'uranio dai loro campioni e videro che la radioattività in questi campioni era ancora molto presente. Infatti a partire da questi campioni, quindi nel 1898 isolarono per la prima volta il polonio e poi pochi mesi dopo avvisarono l'Accademia delle Scienze di aver isolato un secondo elemento chimico fino ad allora sconosciuto, che chiamarono radio. Entrambi gli elementi chimici erano 300 e 900 volte rispettivamente
più radioattivi rispetto all'uranio. In seguito a questi studi, Marie Curie e Pierre Curie diventarono famosi in tutto il mondo, vinsero, come vi dicevo, il premio Nobel per la fisica nel 1903 e molte industrie iniziarono a produrre vernici luminescenti, prodotti cosmetici e prodotti di bellezza in genere a base di questi elementi chimici. Iniziarono anche degli studi in merito alla cura del cancro utilizzando questa radioattività. Nessuno però poteva immaginare all'epoca che questi elementi chimici erano la causa di numerose patologie, tra cui ad esempio il cancro alle ossa e l'anemia. Infatti oggi sappiamo che ad esempio il radio viene utilizzato dall'organismo nel momento in cui si entra in contatto in una misura elevata con queste sostanze radioattive. Il radio viene utilizzato in maniera simile rispetto a come viene utilizzato il calcio nel nostro organismo, quindi viene assorbito nelle ossa e questo poi provoca appunto queste patologie come il cancro alle ossa. E nessuno poteva mai immaginare che a partire da queste scoperte scientifiche si sarebbe arrivato ad uno dei momenti più bui della storia dell'uomo, ovvero l'uso della bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale. Ho pensato di parlare di questo tema proprio per quello che vi dicevo all'inizio del video. Senza persone come Marie Curie che hanno dato la loro vita per la ricerca scientifica, oggi probabilmente non saremmo dove siamo arrivati oggi. Le sue ricerche hanno profondamente cambiato il mondo e la storia dell'uomo e anche il nostro modo di vivere. Oggi è grazie a queste scoperte se noi possiamo fare delle radiografie in ospedale o se esiste la radioterapia per alcuni tipi di tumori. E in particolare Marie Curie è una donna che ha dato letteralmente la sua vita per la ricerca scientifica, perché nonostante lei abbia sempre negato della pericolosità di queste sostanze chimiche, in realtà è morta proprio a causa delle radiazioni con cui lei viveva a stretto contatto. Figuratevi che oggi gli ambienti in cui lei lavorava, i libri, le sue stanze, i suoi vestiti sono accessibili soltanto a un personale altamente qualificato che deve presentarsi in quei luoghi con delle tute apposite, proprio a causa della pericolosità di quegli ambienti, nonostante siano passati più di 100 anni, in quanto questi risultano ancora delle zone di estrema radioattività. Inoltre lei fu determinante in quanto inventò durante la Prima Guerra Mondiale l'unità mobile a raggi X, aiutando milioni di soldati ed evitando amputazioni non necessarie. Insomma, sono del parere che parlare di persone come Marie Curie sia importante perché ci fa anche capire un po' come siamo arrivati al giorno d'oggi, grazie a chi e come. La ricerca scientifica è un qualcosa che devi sentire dentro profondamente. Deve esserci quella domanda che ti spinge sempre ad andare avanti, a non fermarti mai, nonostante tutti gli ostacoli che puoi trovarti davanti. Lei lavorava in un laboratorio assolutamente non idoneo per quegli studi, senza tute adeguate, senza delle cappe, senza le strumentazioni adeguate, eppure non si fermò. Ragazzi, spero che questo video sia stato di vostro interesse. Vi consiglio il film Radioactive, anche se ecco, questo si concentra più che altro sulla lotta delle donne nella scienza, è più concentrato anche sulla storia d'amore con Pierre Curie. Insomma, se state cercando un film che parli di scienza a 360 gradi, probabilmente non è il film adatto a voi. Però per conoscere magari alcune sfaccettature della vita di Marie Curie ve lo consiglio, è comunque fatto bene. E se vi piace l'idea di parlare di magari dei ricercatori, degli scienziati che hanno fatto la storia della ricerca, fatemi sapere tramite dei commenti, ne farò anche altri, magari anche basandomi su alcuni film che parlano della vita di questi scienziati. Mi viene per esempio in mente La teoria del tutto, e fatemi sapere insomma con un commento. Iscrivetevi al canale, mettete like e seguitemi anche su Instagram. Alla prossima, ciao!